Ciao, sono Flavia Diamante e oggi vi presento il pesto alla trapanese. Un pesto fresco, freschissimo, che viene fatto in un battito d'occhio e che poi finiremo utilizzando una pasta speciale, le busiate. Una pasta torcigliata, più o meno lunga, possono essere anche corte come questa, se no anche magari anche di questa dimensione qui. Afferra il sugo come se fosse nata per lui, e in effetti lo è. Sono molto simili a delle trofie praticamente, ma ancora più attorcigliate. Ma come si prepara? È un pesto fatto con pomodori, mandorle e del basilico fresco. A questi ingredienti poi ci aggiungeremo dell'aglio e naturalmente del pecorino e dell'olio extravergine d'oliva. Schiacciamo l'aglio. Lo tagliamo a pezzetti. Le mandorle prima di tagliarle le tostiamo un pochettino, leggerissimamente, è opzionale, però sapete, rendono ancora di più. Fiamma medio bassa, insomma, via. Non bruciamole ovviamente. Perfetto, adesso le facciamo a pezzetti ed insieme con l'aglio vanno nel mortaio. Perfetto, queste sono tagliate a sufficienza, diciamo, quindi se adesso usiamo il mortaio come facciamo? Mettiamo tutto dentro. Se usiamo il frullatore a immersione le metteremo comunque adesso mai intere, non conviene metterle intere nel frullatore a immersione. Se potete, resistete alla tentazione di utilizzare un frullatore a immersione o simili. Perché? Perché questi oggettini, per quanto semplifichino la nostra vita, tritano, sminuzzano, non schiacciano, giusto? E per ottenere il meglio dai nostri ingredienti, quando facciamo i pesti, bisogna pressare, schiacciare. È l'unico modo per estrarre l'essenza dei nostri ingredienti, dal nostro bel basilico, per esempio. In un mortaio trasferiamo sia l'aglio che le mandorle. Con il pestello cominciamo a creare una pasta, proprio come facciamo con i pinoli e l'aglio nel pesto alla genovese. Una manciata di sale. Poi si aggiungono gli altri ingredienti, in questo caso i bei pomodori freschi che semplicemente spelleremo un attimo facendoli bollire per 30 secondi. L'acqua bolle, adesso buttiamo dentro i nostri pomodori che abbiamo inciso un mezzo minuto e poi saranno pronti, li spelliamo in un attimo. Facciamo ribollire l'acqua e buttiamo la pasta. Saliamo. Adesso Flavietta si scotta, e si scotta perché vi vuole bene, lo sta facendo per voi. Adesso li tagliamo a metà, rimuoviamo un po' dell'acqua in eccesso e anche dei semi. Fatto, adesso puliamo tutto e iniziamo a fare il nostro pesto trapanese, il bel pecorino siciliano. Naturalmente prima di usare gli ingredienti bisogna sempre assaggiarli.
Non possiamo mai essere sicuri altrimenti della loro qualità. Pecorino va sempre grattato fresco al momento, ovviamente. Meraviglioso, profumatissimo questo basilico. In questo caso, visto che le mandorle sono più resistenti dei pinoli, è del tutto lecito colpire in questo modo. Perfetto, questa è la consistenza giusta, un po' è stato schiacciato e un po' è rimasto per dare quella bella sensazione croccante in bocca. Adesso aggiungiamo gli altri ingredienti. E vai di pestello. Le mandorle aiutano tantissimo nell'azione. Questo è pronto. Adesso aggiungiamo il pomodoro. Tra l'altro l'acido del pomodoro aiuta moltissimo ad evitare che il basilico si ossidi. E concludiamo con un filo d'olio extravergine d'oliva. E via, si parte con la danza. E adesso impiattiamo. L'aglio viene molto dopo, non è come il pesto genovese, è un po' più forte il pesto genovese, questo è più dolce, più rotondo, arriva la nota leggermente amarognola, perché alla fine ci ho messo un paio di mandorle amare io qui dentro. E scrivete nei commenti come vi viene il vostro pesto alla trapanese. Se questa ricetta ti è piaciuta, non dimenticarti di mettere un mi piace alla sottoscritta, di iscriverti a Piatto se non l'hai già fatto, dove troverete ricette italiane testate e fedeli alla tradizione.